Ok, alla fine il nuovo Mac ha una videocamera migliore, per cui registrerò con questa. Voglio fare questo video per rispondere a un po' di domande che mi avete fatto riguardo l'ultimo video, che è stato molto interessante. Intanto grazie a tutti quelli che hanno commentato, perché mi fa capire che questa tipologia, questo argomento è interessante per voi. Quindi ho parlato del mio investimento immobiliare ad Alicante, l'appartamento per studenti, 4 stanze per studenti, e ho ricevuto appunto molto interesse e molte domande. Vorrei fare un video in cui rispondo a tutte queste domande e do tutti i dettagli che non ho dato nel video originale. Come funziona la tassazione, come ottenere il mutuo, come informarsi, a chi affidarsi, eccetera, eccetera. Risponderò a tutto in questo video. Per cui, dotati di mate, partiamo. Angela mi chiede: ciao, super interessante, giusto anche noi vorremmo valutare investimenti all'estero proprio perché l'Italia non cresce. Non so se l'hai già fatto, ma nel caso potresti fare un video con i dettagli. L'investimento totale, avevo detto, era stato di circa 145.000 euro, che sono così suddivisi. 92.500 euro era l'acquisto dell'appartamento, poi nella Comunità Valenciana c'è il 10% di tasse da pagare, quindi sono 9.250 euro, più circa 1.000 euro di notaio, più 6.000 euro dell'agenzia che ci ha seguiti, cioè l'agenzia che mi ha trovato l'appartamento e poi ha seguito i lavori di ristrutturazione, più circa 35.000 euro, 36.000 euro tra ristrutturazione e mobili, ok? Quindi in totale 145.000 euro tutto incluso. Poi sempre Angela dice, cioè come comprare all'estero, a chi affidarsi, a chi affidarsi per ristrutturare, quali sono i costi, come ottenere il mutuo in Spagna, dove, che costi ha, eccetera. Ok, quindi come comprare all'estero, a chi affidarsi. Io ho conosciuto questa azienda tramite il mio lavoro, cioè un po' sono stati i miei clienti, quindi ho un'agenzia di advertising, facciamo lead generation, generazione di contatti, e quindi ho lavorato con loro, li ho aiutati con il marketing per un paio d'anni, per cui sono entrato in contatto con loro in questo modo, ma anche perché volevo iniziare ad investire in Spagna e loro insomma, ho fatto un po' di investimenti in flipping con loro. Flipping significa progetti in cui acquistano, ristrutturano e vendono un appartamento in tempi abbastanza brevi, nel giro di 7-8 mesi, un anno massimo. E quindi ho fatto un po' di investimenti con loro, investendo magari 10.000 euro, 5, 10, 15.000 euro. Investimenti di questo tipo, li ho conosciuti così e poi mi hanno trovato questa opportunità di investimento in cui ho acquistato l'intero appartamento. Per cui consiglio di non acquistare a distanza se non c'è massima fiducia nelle persone che ti segnalano l'appartamento o se non conosci benissimo le varie zone. Ad esempio io a Valencia ho acquistato da solo, senza aiuto, perché conosco molto bene la città e quindi so quali sono le zone buone e le zone meno buone. Lì a San Vicente, ad Alicante, non conoscevo le zone, per cui mi sono fidato di loro e confidavo in loro. Ci sono molte aziende che magari segnalano degli appartamenti che sembrano delle buone opportunità, ma magari sono in zone un po' degradate, per cui poi non si rivelano essere quello che sembravano, insomma. Per quanto riguarda il mutuo, allora, qui c'è da dire che io sono residente a Malta, per cui per me è stato molto difficile ottenere il mutuo, ho sbattuto molto la testa e sono andato in tutte le banche praticamente in Spagna, ma nessuna mi ha concesso il mutuo direttamente. Ok, perché? Perché Malta è un po' una zona grigia. Sono dovuto andare attraverso un broker, ok? Ho pagato anche parecchio di broker, circa 4-5 mila euro. Per cui tramite il broker sono riuscito a farmi concedere un mutuo al 60% del valore di acquisto. In realtà però se sei residente in paesi come Italia, come Germania, come Francia, diciamo paesi europei normali, che non siano Malta, non è così difficile ottenere il mutuo. Okay? Quindi considera che per una seconda casa
quindi una seconda residenza, se sei residente in Italia ti vuoi far finanziare per un acquisto in Spagna, massimo ti daranno il 60%. Se invece figura come investimento ti daranno massimo il 50%, ok? Potrebbe essere, se hai un po' di pazienza, puoi andare direttamente dalle banche, e se invece non vuoi perdere troppo tempo, puoi andare attraverso un broker e lo paghi 1.000, 2.000, 3.000 euro, non come il mio che l'ho pagato di più perché appunto la mia situazione è molto particolare. Attraverso un broker appunto non dovresti avere particolari problemi. Cosa guarda la banca? Guarda quanto incide tutte le tue rate di vari prestiti che hai sul tuo income mensile, sul tuo stipendio mensile, e il totale di tutte le tue rate non deve superare il 35% del tuo stipendio mensile. Ok? Per cui finché la rata che vuoi richiedere, unita a tutte le altre rate che hai già in essere, non supera il 35%, sai che la banca ti darà il mutuo. Se sei residente in paesi europei normali, non dovresti avere tanti problemi ad ottenere un 60% del valore di acquisto, che sia direttamente con la banca o che sia attraverso il broker. Andrea chiede: ciao Fabio, posso chiederti come ti sei informato? Perché mi piacerebbe iniziare ad avere un po' di competenze prima di entrare nel mondo dell'immobiliare, ma attualmente non ho molte basi. Allora, io ho iniziato ad investire in azioni, in ETF azionari nel 2019, però poi già dal 2020 ho iniziato a studiare il mondo immobiliare, quindi io di solito mi metto a studiare molto prima di poi agire. Quando agisco voglio essere sicuro al 100% di aver capito quello su cui investo, ok? Per cui ho iniziato appunto a studiare già nel 2020, anche se non avevo il capitale da investire, perché ci vuole capitale per investire nell'immobiliare, guardando video su YouTube, leggendo libri, leggendo articoli online. Quindi ho iniziato in realtà già nel 2023 ad investire in progetti di flipping partecipativi, cioè partecipavo a progetti con aziende che facevano tutto loro, e io mettevo una parte di capitale, 10.000 euro, progetti con 5.000 euro, il più grosso ho investito anche 40.000 euro su un progetto che nel giro di 7, 8, 10 mesi mi restituivano il capitale con un interesse che andava dall'8 al 10% più o meno per progetto, che quindi annualizzato dava un 12-13% annuo, ok? Quindi ho iniziato così per prendere confidenza, finché poi appunto non ho avuto il capitale e ho trovato le opportunità per investire direttamente acquistando l'appartamento. Ad oggi ho questi 2 appartamenti, in più continuo ad investire in progetti di flipping, e quindi appunto ho fatto così, studiato e mi sono informato molto, ho guardato varie opportunità e poi alla fine mi sono deciso. Però appunto ti consiglio di studiare online, su YouTube c'è un mondo, libri, molti altri libri interessanti, e iniziare magari con piccoli progetti di flipping partecipativi in cui investi 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 e dopodiché appunto quando capisci bene come funziona puoi investire anche di più, acquistando un appartamento intero per te. Fabio chiede: ciao, trovo il tuo video molto interessante, grazie. Volevo chiederti come gestisci il fatto di non risiedere in Spagna e quindi di doverti affidare a delle agenzie. Come hai fatto a trovare delle agenzie di cui ti puoi fidare? In realtà il primo anno nell'appartamento di Alicante gli affitti, gli inquilini sono stati gestiti dalla stessa agenzia che mi ha seguito la ristrutturazione, ok? E ora il secondo anno ho cambiato agenzia, ma semplicemente ho cercato online delle agenzie che potessero gestire le stanze, gli affitti a stanze, e ho trovato un'agenzia, un ragazzo molto giovane che me lo segue. Insomma, è un po' parlare con più persone anche a distanza, capire, chiaramente parlo spagnolo, okay? Quindi anche devi capire la lingua, individuare chi ti dà più fiducia e affidarti a lui. In Spagna per affitti di temporada, si chiamano, cioè affitti inferiori a un anno, l'agenzia la deve pagare l'inquilino, ok? Quindi a me non costa, e l'inquilino sostanzialmente paga un mese in più all'agenzia, e quindi il ragazzo dell'agenzia viene pagato dall'inquilino, quindi molto, molto facile. Se invece gli affitti fossero più lunghi di un anno,
è a carico tuo, del proprietario, per cui sarai tu che dovrai pagare una mensilità all'agenzia. Per cui appunto finora non ho avuto problemi, si tratta di trovare qualcuno di fiducia, poi parlare con molte agenzie e capire a chi affidarti, appunto. Un'altra domanda, avrei un paio di domande. Le spese di agenzia sono incluse nei 600 euro di spese? A quanto ammontano? L'ho detto. E poi, come dicevo, molte domande sulle tasse, sulla tassazione. Molti mi hanno scritto in privato chiedendomi come funziona la tassazione, perché incide molto. Infatti nel primo video, nel video non ho parlato di tassazione. Tutti i guadagni, parlavo di netto, ma intendevo netto pre-tasse, quindi prima della tassazione. Perché? Perché di solito si parla di rendimento prima delle tasse, perché poi la tassazione è soggettiva, dipende dalla situazione fiscale di ognuno. Le tasse sul reddito che vanno pagate in Spagna, sia in Spagna che in Italia, quanto ammontano, eccetera, eccetera. In Spagna si paga il 19% sul netto, quindi affitti, togli tutte le spese, IMU, spese di condominiali, gli interessi del mutuo, tutte le spese ordinarie della gestione dell'appartamento, e si paga il 19% in Spagna. Poi il restante dipende dall'accordo sulla doppia imposizione del tuo paese di residenza con la Spagna. Ad esempio in Italia teoricamente si dovrebbe pagare la differenza tra il 19% e la tua aliquota fiscale. Io, essendo residente a Malta, non pago nulla in più, perché appunto Malta non richiede nulla in più. Informati con il tuo commercialista, però dovrebbe essere così, sostanzialmente. Quindi 19% in Spagna e poi il restante in Italia in base alla tua aliquota fiscale. Fammi sapere se ho risposto a tutti i dubbi, altrimenti se hai altre domande scrivi un commento qui sotto e non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale, per me è molto importante per capire che vi interessano questi argomenti. Quindi seguimi, perché ti condividerò sempre quello, diciamo, il mio percorso verso la cosiddetta libertà finanziaria, o comunque tutti i miei errori, speriamo pochi, e investimenti vincenti che farò da qui ai prossimi anni.